Siamo ad Arbe. Oggi faremo una cosa secondo me abbastanza figa. Ci andiamo a fare il giro delle isole e delle isole segrete. Abbiamo parcheggiato la motocicletta qui. Il parcheggio motocicletta è gratuito, almeno credo. Qui c'è Emanuela, si sta sistemando e adesso tra poco partiremo con la barca Boica. Vediamo arrivare Emanuela che si è andata a comprare gli snack, che ha dimenticato gli snack e non poteva partire senza snack, rischiando di perdere la partenza. Presi? Hai presi? Niente? Uno. Bravo. Bene, stiamo entrando a Zavratnica o Zapatrica Fjord, dove troveremo, a parte il fiordo, troveremo anche il relitto di una nave tedesca sbomballata dagli inglesi. Ah, che bello, vedi? È interessante vedere come effettivamente loro riescono a fare di ogni posto un luogo di camminata e di piacere. Guardate che bello. Questo è il relitto, il pezzo del relitto fondato dagli inglesi. Non so se si riuscirà a vedere. Che ne pensi di questo fiordo, amore? Ah no. Ci ho portato nel fiordo? Sì. Ci buttai io? I poppiti, vedi? Lo sanno già. Su questo fiordo è presente questa passeggiata che è stata fatta agli austriaci semplicemente per il piacere di passeggiare, che parte dal porto di Stinica, praticamente, dove si prende il traghetto per andare al Rab, e ci hanno fatto questo percorso hiking che si può benissimo vedere. Non so se riuscite a vedere, sale, scende, arriva fino al fiordo, gira all'interno del fiordo e poi arriva fino a lì, fino alla fine. Bene, stiamo arrivando a Goliotok, che è la cosiddetta isola calva, e ci sarà un motivo perché si definisce calva, ed è questo: perché praticamente è completamente spoglia di vegetazione, o quasi completamente spoglia di vegetazione. Questo è l'arrivo a Goliotok, qui c'è il trenino che ci porterà in giro per l'isola, perché insomma penso che sia la soluzione più ideale per noi. Questa era la chiamano piscina, di fatto è un acquedotto. Questo è il reparto 102, definito anche la prigione nella prigione. Venivano messi detenuti un po' più ribelli. Qui praticamente i detenuti che venivano portati in questo luogo avevano ancora meno libertà degli altri. Potevano uscire un'ora al giorno e fare una passeggiata in un cortile di circa 50 metri quadri. C'erano le sbarre per non permettere ai detenuti di suicidarsi. Troppo facile. Cavolo, è rimasta solo ancora una porta. Potrebbe crollare da un momento all'altro, spero non ora.
L'isola è bellissima, sembra quasi si siano voluto prendere un'ulteriore beffa dei carcerati. Essere in un posto così bello. Subire tortura. Ok, vado perché sono rimasta tipo solo io. Anche no. Cos'era tipo un check-in qua? Mamma, ma che posso? Guarda qua. Però l'odore del... non so, tipo ferro bruciato. Ora è arrivato a mangiare. Questo è il tuo. Questo Wir müssen mangiare. Oggi pesce. Non so che pesce è. Hiervon und hiervon. Ma noi siamo temerari. Pesce e cane. Amore, è un'esperienza? Mhm. Non capiamo che pesce è. Non si sa. Non si sa, un pesce? Abbastanza buono, vero amore? Mm. Ciao Goliotto! Qui stiamo costeggiando l'isola di Gröpio. Bene, adesso ci siamo a Sveti Gurgur, un'altra isola
qui dell'Adriatico, la cosiddetta isola dei Caprioli. Vediamo su questo depliano illustrativo. Questo fondamentalmente era anch'esso un carcere, anzi è stato Guarda. il primo carcere. L'isola è praticamente circondata da torri di... Ah, sì. Sì. Allora, effettivamente dobbiamo dire che questa è stata la prima isola di carcerazione fatta dagli austriaci durante la prima guerra mondiale. Diciamo destinato come carcere di tipo femminile successivamente. Una cosa che non capita mai. Dopo aver fatto un incontro col daino, averlo cibato, quasi toccato, siamo ivi giunti. Manuela l'ha morso. Certo, perché in mano lei, io sono andato con la galletta e lei invece in mano non aveva un cazzo. Perché Manuela la galletta se l'è mangiata, quindi È vero, chiaro. dopo una piccola camminata si arriva in uno dei centri detentivi della vecchia città. Eccoci qui a Gheorghe. Manuela dice che sì, l'isola di San Gregorio, io dico Giorgio, quindi se magari qualcuno lo sa lo scrive nei commenti. Per me è Gheorghe. La esatto. E lì cosiddetta isola dei Caprioli, dei Daini, quello che sia. Poco fa ne abbiamo inquadrato uno, abbiamo fatto delle foto, li abbiamo dato da mangiare. Chissà se riusciamo a mettere qualcosa sul canale di questa operazione di tenerezza mista alimentazione. Comunque siamo in un punto in cui sorgevano le vecchie carceri volute dagli austriaci, poi successivamente riprese anche da Tito. Qui di fatto queste carceri qui nascono prima delle carceri di Goliotok, e con le strutture che poi sono rimaste in piedi è stato istituito il carcere femminile successivamente a Goliotok. Che c'è da dire? L'isola è molto bella, è un'isola fortificata, ci sono parecchi punti di osservazione voluti sempre dagli austriaci. E ora sì, saranno una ventina. Ora è tutto abbandonato, un po' all'incuria, al nulla. Non c'è praticamente nulla se non quei 4 turisti come noi che ci vengono a fare un giro. Diciamo che poi successivamente quest'isola è stata di supporto a Goliotok per contenere le donne. Ecco, quindi abbiamo da una parte Goliotok con i dissidenti politici maschi, e qui invece avevamo i dissidenti politici donna. Allora, su Goliotok ancora non ho detto molto perché ci sarebbe qualcosa da puntualizzare. In effetti magari lo farò dopo o in un fuori onda, vediamo un video a parte. Siccome adesso siamo in itinere, non ho il tempo di fare una chiacchierata, la farò magari dopo o domani, vediamo un attimino, registrerò qualcosa dopo. Però il discorso è molto interessante, anche perché ci sono ancora degli strascichi ideologici e politici in essere. Ecco, voglio puntualizzare che oggi la nostra gita, per quanto in posti veramente unici e meravigliosi, si concentra su posti che non devono essere considerati turistici, bensì luoghi di riflessione. E spero che il messaggio che vi arrivi sia proprio questo qui. Nel frattempo però le immagini sono bellissime, il posto è veramente molto bello, i posti sono molto belli, abbiamo visto spiagge, il mare, acqua, scogliere allucinanti. Ragazzi, la Croazia è sempre la Croazia e non sbagli mai, come la Grecia. Non c'è un posto che dici che è brutto. Certo, qui abbiamo qualcosa in più, abbiamo delle nozioni in più, storiche e culturali sicuramente. Bene, adesso chiediamo a Emanuela cosa ne pensa. Nulla da aggiungere, hai detto tutto. Ho detto tutto? Mhm. Ok, ti è piaciuta questa gita oggi? Ti ha fatto riflettere? Molto. Mm.
questo è il menù dell'unico bar praticamente che c'è qui. E con mio stupore i prezzi sono più bassi rispetto al Rab. Vero? Mm? Un filetto di pollo con formaggio 14 euro. Sono più bassi. Se vuoi mangiare pesce come al solito, io come mio punto di riferimento ormai ho i calamari fritti. Il calamaro fritto, niente, 17 euro. Minchia, c'è succi. Che spettacolo, pure i delfini abbiamo visto oggi. Guarda. Sì. Ti ci hai buttato? Ti ci hai buttato? Insomma, è stata un'esperienza molto bella oggi, un'esperienza che consigliamo a tutti quanti di fare perché costa relativamente il giusto, più o meno 50 euro a testa col pranzo incluso, ti devi giro tutta l'isola tutto il giorno in barca. E da dove siamo partiti? Stiamo tornando. Poeta. Che dire? La moto e la strada. Verso il mondo, odore di mare, caldo che scotta. Il freddo in montagna, sotto il cielo blu, il caldo del sole brucia sempre di più. La certezza c'è, ogni ricordo